Se sei interessato al trading ma non trovi nessuno che spiega veramente come stanno le cose, questo video è per te. Magari hai già iniziato, magari vuoi iniziare, ma sei bombardato costantemente da video di fuffa guru che promettono soldi facili, false promesse, guadagni costanti, guadagni incredibili, Lamborghini, vita facile. Mi dispiace, ma il trading non è così. Se sei interessato, questa serie fa proprio per te. Niente false promesse, niente guadagni incredibili, ma solo trading reale. Voglio iniziare questo video partendo dalle basi, voglio spiegare la leva finanziaria, cosa è il trading, qual è la migliore e corretta gestione del rischio, cosa è un expert advisor e come si automatizzano le strategie, qual è insomma la metodologia da utilizzare per automatizzare una strategia e renderla potenzialmente profittevole nel lungo termine. Adesso andiamo al PC che poi iniziamo con le basi. Ed eccoci qua ragazzi, con questo episodio 0 voglio iniziare a spiegare le basi vere del trading, in particolare del trading sistematico. Innanzitutto andremo a vedere come funzionano il trading, la leva, il rischio e la corretta gestione. Cos'è il trading? Semplicemente il trading è la compra e vendita di strumenti finanziari dove la persona punta ad andare a guadagnare nelle variazioni del prezzo e chiaramente si può sia guadagnare sia perdere. Andiamo a vedere graficamente cosa intendo per strumenti finanziari e come potenzialmente si guadagna nella variazione del prezzo. Ecco qua ragazzi, questa è la piattaforma, una delle piattaforme più utilizzate per fare analisi grafica degli strumenti, no? Quindi questo qua, GBP/USD, è uno strumento finanziario. GBP/USD sta per Great Britain Pound e US Dollar, quindi è il pound della Gran Bretagna, che è la moneta che utilizzano ovviamente, e il dollaro americano. Quindi sostanzialmente questo qua sono le salite e le discese che fanno questi strumenti, ok? Quindi in questo caso la sterlina dollaro si trova in questo valore attuale. Quindi come funziona per guadagnarci sostanzialmente in maniera facile? Se io apro una posizione long, quindi vado ad acquistare, no? Una posizione long, per dire, in questa zona, dove poi potenzialmente quando vado ad aprire una posizione posso impostare il limite di perdita e anche il guadagno, quindi l'uscita, dove sostanzialmente verrà chiusa la posizione in perdita o in guadagno. In questo caso, se sicuramente qualcuno lo avrà fatto, apre una posizione long in questa zona impostando un target in questo modo ed uno stop loss, quindi il punto dove voglio fermare la mia perdita. In questo caso sarebbe andato a target, quindi ho guadagnato nella variazione di prezzo al rialzo, semplicemente. Mentre chiaramente io non potrò mai sapere con certezza dove può andare uno strumento finanziario, quindi sostanzialmente potrei anche aver aperto una posizione short, in questo caso con un target, facciamo sempre 1 a 2, quindi perdo 1, guadagno 2. Sostanzialmente se avessi aperto short, quindi avessi messo il prezzo in vendita sperando che il prezzo fosse sceso, quindi io avrei guadagnato con la discesa del prezzo. In questo caso invece il prezzo è salito e quindi mi ha preso lo stop loss ed io sono andato a perdere soldi, ok? Compra e vendita di strumenti finanziari vuol dire esattamente questo. Quindi gli strumenti finanziari ce ne sono tanti. Io posso tradare il forex sono tutte le valute, praticamente tutte le valute esistenti al mondo, quindi posso tradare su quelle, euro-dollaro anche per esempio, oppure dollaro, yen giapponese, quindi io posso tradare tutte le valute esistenti. Oltre a quelle io posso tradare anche gli indici, per esempio questo qua US 100 sarebbe il Nasdaq, uno degli indici più tradati. Il Nasdaq è l'indice americano, questo tanto come magari l'S&P 500, quindi strumenti finanziari ce ne sono tantissimi. Se conosciamo un po' quali sono gli strumenti finanziari, sappiamo anche quali sono quelli migliori da potenzialmente tradare, ok? Torniamo alla nostra presentazione, quindi compro e vendo strumenti finanziari, punto a guadagnare le variazioni di prezzo e posso guadagnare o perdere, ok?
Cosa si trada? Le valute, quindi quelle che ho appena mostrato, euro, dollaro, sterlina, dollaro, indici azionari, oro anche e petrolio, quindi asset che sostanzialmente sono commodities, si chiamano, e appunto sarebbe olio, oro, petrolio, argento, rame. Ok, posso praticamente tradare quasi tutto quello che è in vendita nel mondo circa. Cosa fa il CFD? Il CFD sostanzialmente replica il prezzo reale di un asset, che appunto sia la valuta, che sia l'indice, che sia l'oro, il petrolio, replica il prezzo. Di conseguenza noi non andiamo ad acquistare direttamente il bene, io non vado ad acquistare direttamente l'oro o il petrolio, ma andrò ad scommettere sul fatto che esso salga o scenda. Quindi la replica, il CFD segue esattamente quello che fa il prezzo sul mercato reale, replicandolo, e noi andiamo a scommettere su quello senza acquistarlo direttamente. Il CFD sta a Contract for Difference, il contratto per la differenza, quindi noi guadagniamo sulla differenza di prezzo tra quando andiamo ad acquistare o andiamo a vendere, ok? Poi il broker su cui ci appoggiamo fa da intermediario e regola solo la differenza tra prezzo di apertura e prezzo di chiusura, pagando a noi se andiamo a guadagnare o prendendoci i soldi se andiamo a perdere sostanzialmente. Per questo motivo noi possiamo guadagnare sia se il prezzo sale sia se il prezzo scende. Un esempio semplice è: se io vado a comprare quando l'oro sta a 2000, il prezzo mi arriva a 2010, io ho comprato l'oro, di conseguenza da 2000 a 2010 ho guadagnato 10. Se il prezzo fosse sceso da 2000 a 1990 io avrei perso 10, ma potrei aver guadagnato 10 lo stesso se invece che di comprarlo avessi scommesso sul fatto che esso vada a scendere, quindi da 2000 mi arriva a 1990, io guadagno lo stesso 10. Ok? Detto questo, cos'è la leva finanziaria? Serve ad amplificare l'esposizione del nostro portafoglio. Proprio per questo noi con i CFD possiamo andare a aprire posizioni anche con un portafoglio piccolo, anche con un portafoglio da 500, 1000, 2000 euro, perché sostanzialmente la leva ci aiuta ad avere più capitale, anche se chiaramente se la leva non è gestita bene va ad amplificare i guadagni e le perdite. Okay? Non è obbligatoria, ma per portafogli piccoli chiaramente la leva serve. Adesso facciamo un esempio pratico, così cerchiamo di andare a capire cosa fa la leva finanziaria. Se noi abbiamo un capitale di 1000 euro appunto e abbiamo leva 1 a 10, significa che il nostro capitale di 1000 può arrivare ad aprire posizioni fino a 10.000 euro. Però chiaramente ragazzi, se io posso utilizzare questi 10.000 euro non potrò perdere 10.000 euro, la mia perdita di capitale massima può essere quei 1.000 euro, quindi la leva mi aiuta solo ad avere più capitale per aprire posizioni. Perché? Perché sostanzialmente, andiamo qui che riesco a scrivere e spiegare, un contratto sui CFD, un contratto vale 100.000 euro, ok? Quindi un contratto è 100.000, ok? Un lotto è 100.000 euro. Io non posso tradare solo i lotti, posso tradare i mini e i micro lotti. Quindi se non metto 1, metterò 0,1. Quindi 0,1 non sarà 100.000 ma sarà 10.000, ok? Essendo che posso tradare anche i micro, io potrò andare a tradare i 0,01 lotti, quindi andremo a tradare 1000, ok? Quindi ora ogni asset ha il suo valore per tick, quindi ogni asset dovrà essere calcolato la quantità di lotti che io dovrò utilizzare, perché ci sono asset che pagano di più e asset che pagano o costano di meno. Di conseguenza non avrò dei lotti fissi per ogni asset, ma essi dovranno essere calcolati. Esistono dei calcolatori apposta, ma per chi fa trading sistematico, l'expert che si andrà a programmare calcolerà automaticamente il rischio in base a qual è il nostro capitale ed in base a quanto noi vogliamo andare a rischiare. Quindi a cosa ci serve la leva? Per avere maggior margine e quindi poter tradare con lotti maggiori dei micro lotti, quindi con dei mini lotti, e
andare insomma ad aprire più posizioni su più asset, altrimenti se noi non utilizzeremo la leva con $1000 potremmo aprire solo un microlotto e con i microlotti si fanno solo i centesimi, di conseguenza non avremo margine per poter insomma guadagnare, quindi questo apre le strade a chi ha un capitale più basso. Quindi è qua che arriva la corretta gestione del rischio, altrimenti se si va a utilizzare una leva alta si va anche a potenzialmente a rischiare molto più capitale e di conseguenza con 2-3 stop loss o con degli insomma errori noi andiamo a perdere tutto il capitale ed è quello che assolutamente non vogliamo raggiungere. Ok? Come si tratta, esempio di leva, il concetto di rischio. Io devo sapere prima di aprire ogni operazione quanto posso perdere, perché io so qual è il mio capitale e so qual è il rischio che voglio tenere, il rischio che voglio rischiare su ogni operazione che vado ad aprire. Quindi quanto posso perdere lo devo decidere prima e non dopo. Questo è il must per aprire posizioni, perché se io apro posizioni a caso e so dopo che perdo metà del capitale, ho sbagliato già dalla base. Quindi non posso aprire operazioni se non so qual è il mio rischio. Il mio rischio lo vado a calcolare utilizzando i calcolatori che ci sono, che fanno tutti i vari calcoli sugli asset che vado a tradare, oppure con l'expert che utilizzo metto un rischio che è quello che voglio perdere potenzialmente su ogni operazione. Ora, di rischi ci sono insomma vari tipi di impostazione. Io prediligo di base il rischio percentuale, perché se io metto il rischio percentuale so quanto perdo del mio capitale. Se parto da 1000 l'1% è l'1% di 1000, 2000 e così via. Di conseguenza io so qual è il rischio percentuale che voglio insomma mantenere su ogni operazione. Quindi abbiamo quello a percentuale fissa ed è chiaramente un metodo professionale utilizzato. Posso usare il rischio percentuale, ma posso anche mettere un rischio a lotti fissi che non consiglio, perché ripeto, ogni strumento varia in termini di lottaggio che insomma devo utilizzare per rischiare X, e anche insomma rischio monetario, quindi rischio 200 ogni trade, rischio 100 ad ogni trade, quindi trade è uguale a operazione. Di conseguenza so qual è il mio rischio monetario che vado insomma a mettere, ma il rischio percentuale è il metodo professionale insomma utilizzato e maggiormente utilizzato proprio perché io so percentualmente ad ogni operazione quanto vado a rischiare e quanto posso potenzialmente guadagnare, ed è anche ciò che protegge nel lungo periodo, perché se io rischio sempre l'1% per perdere tutto il capitale devo perdere 100 volte, ma se io perdo 100 operazioni di fila vuol dire che neanche se faccio a caso sono talmente bravo che se avessi fatto il contrario sarei diventato milionario, diciamo. Quindi è veramente difficile veramente perdere tante volte di fila, ok? E signori, perché il 90% dei trader perde sui mercati? Perché parte da una sbagliata gestione del rischio, rischia troppo per poter voler guadagnare tanto di più, perché tante persone guardano alla liquidità, guardano al guadagno e pensano che hanno la corretta visione e quindi dicono adesso sale, adesso scende, ci sto prendendo, quindi rischiano troppo e poi prendono i stop loss, che entra poi anche una questione di gestione mentale che è molto complessa. Quando inizi a perdere soldi entra la liquidità, entrano le tensioni, entra lo stress che ti fa fare molti errori, ok, manualmente. Quindi rischio troppo alto, nessuna regola impostata, perché noi quando andiamo ad aprire operazioni, quando tradiamo sui mercati finanziari dobbiamo avere delle regole, altrimenti non seguiamo delle regole, facciamo le cose a caso e perdiamo tutto, ok? Poi c'è anche il problema appunto di emozioni, come vi stavo appena dicendo, che vi fanno fare una erratissima gestione del rischio, gestione delle operazioni, non vi fanno seguire le regole, ok? Bisogna essere delle macchine, ragazzi, perché altrimenti andiamo insomma a fare casini e perdiamo soldi, e perdere soldi non piace a nessuno, ovviamente. Oltre a questo abbiamo anche l'overtrading. Mi piacciono i mercati finanziari, mi piace stare davanti al PC, oppure mi piace programmare e vedere insomma fare operazioni, voglio vedere tutti i giorni i miei soldi che salgono e che scendono, ma rischio di andare in overtrading, rischio di tradare troppo e questa cosa è controproducente. Ragazzi, più qualità e meno quantità, questa è
la cosa migliore. Ci vuole qualità, non serve la quantità, ok? Basta che faccio le 2 o 3 operazioni anche a settimana, 1 o 2 al giorno, quello che sia, dipende dalle strategie, ma operazioni di qualità, ok? Poi il trading può essere fatto in 2 maniere. C'è il trading manuale e c'è il trading sistematico. Manuale cosa significa? Che io manualmente vado a piazzare gli ordini, come facevo vedere precedentemente sulla piattaforma, e aspetto che il prezzo sale o scende e di conseguenza o esco prima o chiudo io manualmente operazioni o imposto take profit e stop loss assolutamente da fare ogni volta. Faccio tutte le analisi e poi vedo cosa tradare. Sistematico invece è il trading fatto con gli expert advisor. Quei sono software programmati da me o chi programma che automaticamente aprono le operazioni seguendo un flusso di logiche che devono essere sempre quelle, devono essere sistematiche, devono passare tutte e poi mi va ad aprire automaticamente. Mi imposta automaticamente una corretta gestione del rischio, mi imposta automaticamente tutte le operazioni e di conseguenza io, una volta che ho fatto tutta la fase di programmazione, backtesting e forward testing, quindi testato il bot in reale sui mercati, insomma reali, magari in demo, quindi senza perdere i miei soldi ma perdendo dei soldi finti però tradando sui mercati reali, poi posso utilizzarlo sul portafoglio. Il vantaggio è proprio che tolgo tutte le emozioni, il vantaggio è proprio che mi apre le operazioni automatiche, non devo fare le analisi sul PC e che ho un backtest che può essere di anni alle spalle che mi dimostra che quel expert ha funzionato sui mercati. Ok? Manuale, ci sono le emozioni, sistematico, ci sono le regole e l'automazione è coerenza con, possiamo dire, risultati, ma soprattutto con le operazioni che va ad aprire. Ok? Quindi, cos'è un expert advisor? Ora ho parlato del trading sistematico e ho detto expert advisor. Quindi, l'expert advisor è un software che esegue le regole che io ho scritto e deciso prima di andare a programmarlo. Non è una macchina che vince e ti genera soldi sui mercati, è un software, una macchina che esegue tutto ciò che io gli ho detto di eseguire, che sono regole sensate, che sono regole testate e che sono regole che nel lungo termine mi devono portare, insomma, a far crescere il portafoglio. La cosa principale è che fa ciò che dici, quindi la tua idea la porti in un programma e la fai funzionare sui mercati reali. Di conseguenza puoi fare tutti i testing, puoi fare delle prove, insomma, in demo per settimane o mesi, quello che ti serve per far prendere confidenza con questo software e vedere che sostanzialmente riesce a portare, insomma, dei buoni guadagni. Cosa, ragazzi, non è il trading, non è un reddito fisso, non lo sarà mai, perché non siamo mai sicuri dei rendimenti futuri, non siamo mai sicuri di ciò che farà il mercato domani, di conseguenza non possiamo avere un reddito fisso dal trading, ok? Non è senza perdite e non è garantito. Non ho garanzia di successo, non ci sono guadagni se non ci sono periodi di drawdown, non ci sono guadagni se non ci sono periodi stagnanti, ok? Il trading, i mercati finanziari possono portare dei guadagni se eseguiti nella maniera corretta, se utilizzo delle regole, se ho una corretta gestione del rischio, se so quello che faccio, ok? E sempre nel lungo termine. Non divento ricco da oggi al domani, ma posso costruire il mio successo. Ora voglio, prima di concludere il video, spiegare perché nasce questa serie. Io voglio portare valore all'interno del trading in Italia, ma in generale, e sul panorama di YouTube, perché voglio spiegare come funziona veramente il trading senza fare false promesse, perché troppe persone ad ora fanno solo false promesse e vogliono solo rubare soldi a tutti quelli che sono interessati in questo mondo, perché è un bellissimo mondo, perché può potenzialmente portare dei buoni guadagni, ma bisogna farlo nel modo corretto. Quindi voglio portare le persone ad imparare a testare da sole le proprie strategie, capire quali possono essere, insomma, i migliori expert advisor, se possono veramente funzionare, stare un po' con i piedi per terra. E alla fine voglio costruire un expert advisor da zero con voi
e regalarvi quell'Expert Advisor così che potete utilizzarlo anche voi. In descrizione del video troverete il glossario del trading dove ho messo definizioni e cosa significano, quindi potete scaricarlo gratuitamente, e la checklist prima di utilizzare un Expert Advisor. In descrizione trovate tutto. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ho cercato di spiegare le cose in maniera più semplice e chiara possibile. È una base di partenza, vi fa interessare, vi fa capire qualcosa di come funziona il trading, quali sono le differenze e quali sono le cose base e importanti da sapere. Questo è il video 0, a breve registrerò tutti gli altri video successivi. Se vi piace mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché a breve usciranno altri video. Grazie e buon proseguimento.